Come si vede, il pannello è danneggiato. Questo listello che vedete sembra mangiato dai tarli e va ricostruito. Fortunatamente si sfila tranquillamente da questo telaio della tela posteriore. Questa è la radio, è perfetta, è solo da ripulire, c'è tutto. Il modello è G76RE della Geloso. È una radio che sicuramente è datata intorno alla metà, al massimo alla fine degli anni 40. Questo si deduce dalle valvole, che sono queste. La Geloso è un marchio americano che aveva una sede, uno stabilimento a Milano e su licenza americana produceva le radio. Non solo, i telai venivano venduti anche a delle altre fabbriche di radio che costruivano da sole il mobile della radio. Per cui non è raro trovare scatole di montaggio con telai Geloso, anche identici a questo. Lo si deduce dalla disposizione delle manopole frontali e poi anche guardando all'interno come ho fatto io in questo momento. C'è molta polvere, c'è tanto da fare. Questa radio sicuramente ha preso umidità, questo si vede dalla ruggine. Qui ci vorrà del Ferox, qualcosa per bloccare la ruggine. Parecchia polvere, è un lavoro abbastanza lungo, però sono convinto che anche questa radio tornerà al suo antico splendore. Qui è stata cambiata la spina, che non è originale, però io questo tipo di cavo lo tolgo, anche se molti mi potrebbero dire che rovinerei l'originalità della radio, però siccome questo è un filo che ha solo una protezione sommaria nei conduttori e poi è un filo che è di 70 anni fa, io metto sempre al primo posto la sicurezza. Non mi fido di questo tipo di filo perché se ha preso umidità la gomma tende a sbriciolarsi, quindi lo cambio. Non me ne volete, ma io ragiono così. Cercherò magari di mettere un filo, un cavo a doppia guaina dello stesso colore, in modo da non modificare troppo la radio. E vedo che c'è tutto in questa radio, non manca nulla. È come se fosse stata aperta oggi per la prima volta. Peccato il pannello, ma io penso che possa tornare come quello di prima. Bisogna ricostruirne uno. Con un po' di pazienza, non penso neanche che sia un lavoro difficile. Con un po' di pazienza si riesce a ricostruirlo. La tela va lavata, questa tela che vedete qua, ma anche quella frontale che vi ho fatto vedere col primo filmato. Con questo vi saluto. Ora cercherò lo schema elettrico della Geloso G76RE per poi iniziare a fare il lavoro di restauro. Dovrò smontare il telaio. Come vedete, questo telaio è fissato con delle viti, si vede chiaramente alla parte sottostante del mobile. Ci sono delle viti passanti sotto al telaio in corrispondenza di queste staffe di legno, sono sotto, e il telaio si può rimuovere. Bisogna smontare le manopole frontali che hanno una vitina posta lateralmente oppure si sfilano a seconda del modello, ma questo non è un problema. Se non dovessero sfilarsi facilmente, provvederò con dell'antiossidante in modo da rendere tutto più facile. E con questo io ho concluso, vi rimando al prossimo video.